Popolo nerd, ragazzuole e ragazzuoli, bentornati su Parliamo Nerd. Io sono il vostro Aldo e quest'oggi sono veramente orgoglioso di presentarvi il quarto ed ultimo video sull'antologia di The Witcher. È stato un lavoro lungo, fatto di lunghe letture, approfondimenti e ricerche, ma che alla fine hanno condotto noi e voi fino a questo punto, fino al racconto della storia di Geralt di Rivia che va oltre la penna di Sapkowski e arriva ai 3 titoli videoludici usciti finora. Vogliamo subito dirvi una cosa: questa non è affatto una recensione, non dobbiamo dare voti e comunque se dovessimo ci uniremo alla sfilza di 10 dati ad esempio a The Witcher 3. Vogliamo in questo caso solo ricostruire la timeline definitiva. Ma ve lo voglio dire, è una vita che siamo abituati a vedere film, serie e videogiochi tratti dai libri ed è una vita che sentiamo, quasi sempre ahimè a ragion veduta, la serie sì è bella ma non rende quanto il libro, ma se non hai letto il romanzo non puoi capire, vabbè hanno tratto il videogioco per sfruttare il successo commerciale ma si vede che l'hanno fatto solo per fare 2 soldi, insomma ok ragazzi, ok, tutto ciò non vale per The Witcher. Quando parliamo della serie di videogiochi targata CD Projekt e soprattutto del terzo capitolo Wild Hunt, parliamo di capolavori. Sul serio in Wild Hunt probabilmente raggiungiamo l'apice dei GDR. Anche a livello di storia, di intreccio narrativo, questo seguito virtuale delle avventure di Geralt non ha nulla da invidiare ai romanzi di Sapkowski. E anzi, vabbè, bando alle ciance. Cominciamo. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. By destiny. By something more. La storia dei videogiochi di The Witcher non è univoca, dato che i finali ed alcune scene intermedie cambiano a seconda delle scelte che compiamo durante l'avventura. Cercheremo però di seguire quanto più possibile una linea narrativa unica. The Witcher si svolge per lo più nel regno di Temeria. Per sopperire all'esiguo numero di Witcher che cacciano mostri, è stato istituito dal re l'Ordine Cavalleresco della Rosa Fiammeggiante, nato dalle ceneri dell'Ordine della Rosa Bianca. Gli Scoia'tael sono con questi in costante lotta, in quanto vogliono rivendicare i propri diritti, che spesso il regno gli nega in quanto non umani. Inoltre, la criminalità si è organizzata in una fitta rete di fuorilegge, detta i Salamandra. Sullo sfondo, una terribile pestilenza, la peste catriona, sta dilagando nei regni settentrionali. Chi ha letto i libri sa che tale flagello è stato inconsapevolmente portato da Ciri quando, in uno dei suoi viaggi attraverso i mondi per raggiungere il nascondiglio di Vilgefortz, una pulce proveniente da un universo devastato dalla malattia si è aggrappata al pelo del suo cavallo Kelpie, per poi attaccarsi ad un ratto nel nostro mondo. In questo quadro generale troviamo Geralt, inseguito dalla caccia selvaggia. Viene poi ritrovato da Vesemir, privo di sensi, in una foresta nei pressi di Kaer Morhen. Al suo risveglio, lo strigo ha completamente perso la memoria.
e non ci vengono ancora forniti indizi di sorta su come le vicende narrate da qui in poi possano riallacciarsi alla fine della saga letteraria. Mentre il Lupo Bianco sta cercando di ricordare cosa gli sia successo, il gruppo Salamandra fa irruzione nella fortezza e ruba i segreti alchemici degli Strighi. Geralt dunque parte al loro inseguimento, perlustrando Visima, la capitale di Temeria, governata dal re Foltest. In città Geralt incontra alcune vecchie conoscenze, Shani, Ranuncolo, che d'ora in poi chiameremo Dandelion per restare fedeli alla traduzione dei giochi, e Zoltan, ma non conserva memoria di nessuno di loro. Durante le varie peripezie per scovare i Salamandra, Geralt, durante una festa, incontra Adda, già proprio quell'Adda che un tempo era una strige e che egli stesso ha liberato dalla maledizione. La Pulzella decide tra l'altro di ringraziare il Witcher a modo suo, e Geralt, il quale siamo sicuri ci aveva già fatto un pensierino anche quando Adda aveva la sua forma mostruosa, naturalmente non si fa pregare. L'aspetto casanovesco di Geralt è una costante che verrà mantenuta anche nei seguenti capitoli del videogioco. Non stiamo qui a elencarvi tutti i personaggi femminili con cui è possibile scegliere di accoppiarsi nell'arco dei 3 capitoli, perché dovremmo fare un video a parte veramente. Lo strigo fa inoltre la conoscenza di Alvin, un bambino dotato di poteri magici molto simili a quelli di Ciri. Geralt lo prende subito a cuore e gli parla di libertà dei popoli e della necessità di porre fine alle ostilità. Il bimbo ne è affascinato e vorrebbe emularlo, diventando un cavaliere ammazzamostri. Successivamente però, durante uno scontro armato tra l'ordine e gli abitanti di un villaggio che aveva dato rifugio a degli elfi, Alvin, spaventato, si teletrasporta chissà dove. A questo punto Foltest e re Radovid, nuovo sovrano di Redania, figlio di Vismir, stringono un patto affinché quest'ultimo lo aiuti col suo esercito a risolvere il conflitto tra Ordine della Rosa Fiammeggiante e Scoia'tael. In cambio Foltest darà in sposa Adda a Radovid. Alla fine però Geralt scopre che dietro al furto dei segreti per mutare gli esseri umani in Witcher si nasconde proprio il Gran Maestro dell'Ordine, Jacques de Haldesberg, che agiva pilotando i Salamandra per creare un esercito di mutanti col quale spodestare Foltest e prendere il possesso del regno, ma non con intenzioni malvagie. Egli voleva che i guerrieri mutanti accompagnassero poi la popolazione del nord in un esodo di massa verso sud, per sfuggire al bianco gelo predetto dalla profezia di Hithlin. Nelle battute finali Geralt può essere accompagnato da personaggi diversi, tra cui Triss Merigold, a seconda delle scelte che il videogiocatore, in questo caso noi, abbiamo compiuto. I percorsi possibili sono 3: pro ordine, pro Scoia'tael o neutrale. Comunque, alla fine, prima dello scontro finale, il vecchio ordine viene smantellato dallo stesso re e comincia un periodo di tolleranza verso i non umani. Geralt sconfigge dunque il Gran Maestro e qui c'è una curiosità da svelare. Secondo alcuni fan, Jacques de Haldesberg altri non è che Alvin, che ha viaggiato nel passato ed ha messo a punto le idee che Geralt stesso gli ha inculcato. Il gioco si chiude con Geralt che sconfigge un misterioso strigo mentre tentava di assassinare Re Foltest. Nel secondo capitolo, The Witcher 2, Assassins of Kings, scopriamo che in seguito a quell'episodio, Geralt era diventato una sorta di guardia del corpo di Re Foltest. Questi comincia una guerra civile contro la casata baronale della Valette, macchiatasi di tradimento. La baronessa Maria Luisa Lavalette, a capo del casato, aveva avuto in passato una tresca con lo stesso Foltest, dalla quale erano nati 2 figli, Ané e Bussy. Durante una battaglia, Foltest è ucciso da un uomo che indossa una tunica da monaco, che riesce poi a scappare grazie all'aiuto degli Scoia'tael. Geralt viene accusato del suo omicidio, trovandosi vicino al cadavere. Il capo delle forze armate di Temeria, Vernon Roach, crede però alla versione dello strigo e lo libera dalla prigionia.
Messosi sulle tracce degli Scoia'tael, Geralt, aiutato ancora una volta da Triss, scopre che l'assassino di Foltest è anch'esso un Witcher, Letho di Guelta, che fa parte del gruppo chiamato Assassini del Re, colpevoli anche dell'omicidio di re Demevend di Aerdin. Questo gruppo, al quale apparteneva anche lo strigo che aveva tentato di uccidere Foltest alla fine del primo capitolo, è formato interamente da Witcher appartenenti alla Scuola della Vipera. Letho in realtà sta solo sfruttando l'odio degli Scoia'tael verso il regno per perseguire i suoi scopi personali ancora avvolti nel mistero. Geralt parla allora con Iorveth, l'elfo a capo degli Scoia'tael, e gli rivela ciò che ha saputo. La storia principale segue, in base alle scelte fatte, due filoni principali, a seconda che scegliamo di assecondare Vernon Roach o Iorveth. Gli equilibri al nord sono comunque ai minimi storici, con re Henselt del Kaedwen che vorrebbe mettere le mani su Aerdin, approfittando del momento di confusione dovuto alla morte del sovrano Demavend. Ora è il figlio di quest'ultimo, Stannis, a regnare lì. Fanno il loro ingresso in scena a questo punto le maghe Philippa Eilhart e Sheila de Tancarville, diventata di Tansarville nel videogioco. Dunque anche la loggia delle maghe è implicata con la faccenda. Sono state loro a pianificare l'assassino di re Demavend, affinché potessero far salire al trono una persona da loro controllata, per far nascere una nazione fondata sull'uguaglianza e la tolleranza. Questa persona sarebbe stata Saskia, un drago con le capacità di assumere forma umana, controllata mentalmente dalle maghe, che sta guidando la rivolta dei ribelli dell'Aerdin. Piccola curiosità, Saskia è la figlia di Willem Trettermert, il drago d'oro incontrato da Geralt anni prima. In realtà Letho non agiva neanche per conto della loggia. Dopo l'omicidio di Demavend, ha ottenuto una copertura dagli Scoia'tael per fuggire e con il loro aiuto ha ucciso anche Foltest. La sua missione avrebbe dovuto concludersi anche con l'assassinio di re Henselt. Il vero mandante, infatti, voleva gettare i regni del nord nel caos, con lo scopo di attaccarli e distruggerli definitivamente. Già, dietro a tutto c'è ancora una volta l'ombra dell'impero di Nilfgaard. Questa volta le scelte compiute durante il gioco influenzano molto di più la storia e portano a ben 16 possibili finali, in cui è possibile, per esempio, vedere il regno di Temeria sparito tra Redania e il Kaedwen, oppure riconquistato dall'erede al trono Anila Valette, o ancora, nello scontro finale è possibile uccidere o risparmiare Letho. È inoltre possibile scegliere se salvare la vita di Sheila di Tansarville o farla morire dopo aver tentato la fuga. Indipendentemente dalle scelte compiute, nel finale Emhyr Varemeris attacca il nord, facendo scoppiare la terza guerra settentrionale e arrivando a conquistare Visima, capitale della Temeria. Re Radovid punirà l'ambizione di Filippa, tra l'altro assassina del padre, facendoli cavare gli occhi e bandendo le maghe dal regno. Geralt invece riacquista la memoria grazie anche all'aiuto di Triss, si ricorda di Yennefer e viene a sapere da Letho che la maga si trova a Nilfgaard. The Witcher 3 Wild Hunt si apre 6 mesi dopo il finale del precedente. Nilfgaard ha conquistato gran parte del nord, mentre i regni ancora autonomi hanno giurato fedeltà all'imperatore. Solo la Redania, guidata dal folle Radovid, detto l'inflessibile, dopo aver annesso il Kaedwen, resiste strenuamente all'impero e continua la guerra, volendo espandersi in Temeria. Geralt ha riacquistato la memoria e si ricorda che la caccia selvaggia lo stava inseguendo per ottenere informazioni su Cyrilla, sulla quale vuole mettere le mani assolutamente e ad ogni costo. Dunque, benché, come più volte detto da Sapkowski e da CD Projekt stessa, le vicende dei videogiochi non siano canoniche rispetto alla saga letteraria, possiamo fare qualche ipotesi sulle possibili chiavi di lettura di come l'ultimo romanzo si riallacci alle vicende narrate nei videogiochi. Probabilmente Geralt e Yennefer hanno fatto ritorno nel nostro mondo grazie ai poteri della maga stessa, poiché sono venuti a sapere che la caccia selvaggia voleva mettere le mani su Ciri, per proteggerla insomma, o forse semplicemente avevano nostalgia del continente, ma una volta ritornati sono stati braccati dai cavalieri spettrali. Comunque sia, Geralt, aiutato da Vesemir, è alla ricerca di Yennefer. La maga riesce a contattarlo e i due si incontrano a Biancofrutteto, un piccolo villaggio in Temeria. Essa è stata per qualche tempo alla corte dell'imperatore Emhyr, come lo strigo aveva saputo da Leto.
ed è proprio dall'imperatore che Yennefer porta Geralt. I due si recano nell'ex capitale Visima, dove ora risiede Emhyr, e vengono incaricati di ritrovare Cirilla, ritornata anch'ella nel continente. Egli non ha infatti rinunciato al suo progetto di fare di Ciri la regnante che governerà sul mondo. Le ricerche della ragazza portano il Witcher in viaggio per tutto il Velen, la terra di nessuno straziata dalla guerra, nel nord della Temeria, tra le città di Novigrad e Oxenfurt. Ma durante il viaggio Geralt, sempre aiutato dagli inseparabili Dandelion, Zoltan e Triss, vive numerose avventure. Veleggia tra le isole Skellige, incontra vecchie conoscenze come la maga Keira Metz e il mutaforma Dudu, affronta mostri di ogni tipo, come le megere, tre potenti esseri più antichi degli elfi e dei nani, ed aiuta il barone sanguinario di Nido del Corvo a ritrovare la figlia scomparsa. Questa in particolare è una delle missioni più belle del gioco, con la straziante storia del barone che si ritrova a dover combattere con un botchling, un essere nato dall'aborto della moglie, seppellito senza un funerale. Altra missione degna di nota quella in cui Yennefer e Geralt imprigionano un Daijin e Yennefer chiede in cambio della sua libertà di liberarli dall'incantesimo che li lega. Non a caso la missione si chiama L'ultimo desiderio, proprio come il racconto in cui Geralt lega il suo destino alla maga. Make your wish. You can have anything you want. Immortality. Riches. In questa missione Yen dice a Geralt testuali parole. What did you wish for? In questa missione Yen dice a Geralt se ha chiesto veramente a quel Daijin di tenerli uniti per sempre. È stato dunque questo l'ultimo desiderio di Geralt. È un po' troppo arrabattato, secondo noi, probabilmente è solo una semplificazione di trama per il gioco, che, ricordiamo, non è canonico rispetto alla saga di Sapkowski. Preferiamo insomma mantenere l'alone di mistero che intorno a questo desiderio si è creato. E se proprio dobbiamo dare una spiegazione, quella fornita da noi la scorsa puntata ci sembra la migliore. Alla fine Geralt e Yennefer rintracciano l'elfo Avalak, che gli rivela il nascondiglio di Ciri. Così i due recuperano la striga e la portano nella fortezza di Kaer Morhen, consci che la caccia selvaggia li ha scoperti. Nonostante essi preparino la battaglia nei minimi particolari, l'armata spettrale li sconfigge in uno scontro durissimo, in cui perderà la vita anche Vesemir. I superstiti si salvano solo grazie alla potentissima magia di Ciri, accecata dalla rabbia per la perdita dello zio Vesemir. I nostri eroi decidono dunque di cambiare strategia. Rintracciano e sconfiggono singolarmente i generali della caccia selvaggia, per poi affrontare l'Orda in un'ultima grandiosa battaglia, aiutati dagli eserciti di Nilfgaard, Skellige e della Loggia delle Maghe. A Geralt, naturalmente, tocca il re della caccia selvaggia, Eredin, che viene sconfitto dopo un epico scontro. Ma non è finita purtroppo. Una tremenda tormenta si abbatte sul campo di battaglia, segno che il bianco gelo è alle porte. Avalak rivela a Geralt che la caccia selvaggia voleva Ciri perché anche il mondo dal quale venivano i cavalieri era minacciato dalla glaciazione. E Ciri, come narrano le profezie elfiche, è l'unica speranza per salvare i mondi dal bianco gelo. Ciri a quel punto prende la sua decisione. Entra in un portale che, disperdendo la sua potenza magica, blocca l'Apocalisse, consapevoli che probabilmente quel sacrificio le costerà la vita. Ma qui, a seconda delle scelte fatte, abbiamo diversi finali. Si parla addirittura di 36 possibili combinazioni, anche se abbiamo in realtà 3 possibili sequenze finali principali. Nella prima, Ciri muore nel portale e Geralt, dopo aver sconfitto l'ultima megera, si lascia divorare dalle belve del Velen. Nelle altre 2, Ciri riesce a tornare nel continente,
dopo aver attraversato il portale ed aver bloccato il Biancogelo col suo potere, ma in una seguirà la strada del padre, divenendo imperatrice di Nilfgaard, salutando per sempre Geralt. Nell'altra, Ciri realizza invece il suo sogno di divenire una striga di professione. Geralt mente ad Emir, che continua a regnare su Nilfgaard, e viaggia con Ciri a caccia di mostri, dopo averle regalato una spada con una rondine incisa sulla lama. E presto le voci delle imprese della striga dai capelli bianchi fanno il giro del continente. Nel primo DLC Hearts of Stone, Geralt si trova a dover fronteggiare Gaunter O'Dim, un personaggio già incontrato nel prologo del gioco a Bianco Frutteto, che ci ha aiutato a trovare Yennefer e che in realtà è un'entità malefica chiamata l'Uomo degli Specchi, che esaudisce i desideri per poi rubare l'anima a chi ne usufruisce. La terribile figura, della quale si noti anche l'acronimo GOD, ha stipulato un patto con Olgrid von Everec, del quale si noti invece che è David Beckham in persona, per renderlo ricco e immortale. In cambio egli è stato privato della capacità di provare sentimenti. Olgrid ha così sposato Iris, l'amore della sua vita, la quale si è però lasciata morire proprio perché il marito non era più in grado di provare nulla per lei. I due cuori di pietra combattono così contro Gaunter, il quale alla fine, a seconda delle scelte di Geralt, può portare via l'anima dell'uomo o essere sconfitto. Nell'espansione Blood and Wine, Geralt fa ritorno nel regno di Tossen, dove la duchessa Anna Henrietta lo incarica di risolvere il mistero che si cela dietro gli omicidi di alcuni cavalieri del regno. Lo strigo scopre ben presto che l'assassino è un potentissimo vampiro superiore di nome Detlaf, istigato da Sianna, la sorella maggiore di Anna. Quest'ultima vuole vendicarsi di coloro che sono stati coinvolti nella vicenda legata al suo esilio dal regno. Sianna è infatti nata sotto la maledizione del Sole Nero. Le fanciulle che hanno avuto questa sfortuna sono state tutte bandite dai rispettivi regni o uccise. Ricordate Renfri, la principessa protagonista del racconto Il male minore, che compare anche nella serie Netflix? Bene, anche Sianna, come lei, faceva parte di quelle fanciulle maledette. Lo strigo in questa avventura verrà aiutato da una nostra vecchia conoscenza, Regis, il suo amico vampiro ucciso da Vilgefortz nell'ultimo romanzo. Regis gli spiega che i resti del suo corpo si sono rigenerati grazie all'aiuto proprio di Detlaf, ed è per questo che è riuscito a sopravvivere. Interessante in questo DLC è che a seconda di cosa si sceglie, oltre a diversi finali, l'ultima missione cambia completamente. Possiamo infatti scegliere di visitare il mondo delle fiabe con Sianna o attraversare le caverne dell'Invisibile, il vampiro più anziano e potente di tutti. Piccolo easter egg che non tutti avrete notato. Scegliendo quest'ultima via, Geralt entrerà in possesso del potentissimo set dell'armatura di Hengait. Forse a qualcuno di voi ha ricordato qualcosa? No? Beh, in effetti assomiglia moltissimo a quella indossata da Dracula nel famoso film di Coppola. Un consiglio: dopo aver finito il DLC una prima volta, vale davvero la pena rigiocare il finale facendo la missione che non avete scelto? Vi assicuriamo che sono due delle missioni più belle dell'intero Wild Hunt. Geralt, tra l'altro, avrà la possibilità di avere un rapporto con Sianna, e il filmato è davvero interessante. Alla fine, a seconda delle scelte fatte, dopo aver sconfitto Detlaf, Sianna potrà riappacificarsi con la sorella, essere uccisa da Detlaf stesso, o assassinare Anna, per poi essere uccisa a sua volta. Geralt, invece, se fa uccidere Sianna da Detlaf, finisce in prigione per non aver provato a salvarla e ne viene fuori solo grazie all'intercessione di Dandelion, mentre se la salva riceve la massima onorificenza dalla duchessa. Sorpresa finale: Geralt troverà una persona ad attenderlo nella tenuta di Corvo Bianco, regalatagli dalla duchessa, che in base alle scelte fatte in Wild Hunt potrà essere Ciri, Yennefer, Triss o Dandelion. Finalmente lo strigo può godersi un po' di meritato riposo nel suo vigneto.
Raviks of Thorn! Momento curiosità, durante l'esplorazione di Toussaint è possibile partecipare ad un torneo cavalleresco sotto le mentite spoglie di Sir Raviks da Tetracorno. Se questo nome non vi è familiare, non avete sbagliato. Sir Raviks da Tetracorno è il nome falso con cui Geralt viene presentato dalla regina Calanthe la prima volta che viene convocato a Sintra in Una questione di prezzo. Insomma, ragazzuole e ragazzuoli, così finisce il nostro viaggio. Questo quarto video è la somma di tutto quello che c'è da sapere sul mondo di The Witcher, sul mondo di Geralt di Rivia. Se vi è piaciuta questa full immersion in The Witcher, fatecelo ovviamente sapere nei commenti, saremo puntuali anche con i video futuri perché, sorpresa, ci sarà un video extra proprio riguardante la saga di The Witcher. Quindi non vediamo l'ora di sapere cosa è per voi The Witcher qui sotto nei commenti, cosa è stata o cosa è tuttora la vostra esperienza con lo strigo, sia letterario che videoludico. In sostanza, vogliamo sapere tutto quanto quello che pensate sul mondo di The Witcher. Grazie ancora a tutti per aver seguito questa antologia, spero che abbiate visto i video precedenti, se non l'avete fatto ovviamente recuperate dal primo tutta la saga. E quindi noi ci rivediamo ad un prossimo video e comunque ci rivediamo al video special. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e noi ci rivediamo alla prossima. Grazie.